Ciao a tutti ragazzi, bentornati! Oggi facciamo una golosissima ricetta molto semplice, come avrete visto dal titolo, faremo il cioccolato in carrozza e anche la mozzarella in carrozza, quindi ho voluto presentarvi anche la variante dolce. Io farò il cioccolato in carrozza, ma potete fare anche della Nutella in carrozza, ecco, quello a piacimento. Allora, per quanto riguarda gli ingredienti, io ho scelto del pane senza crosta per fare la mozzarella in carrozza. Si può usare anche quello con la crosta, però effettivamente poi viene anche rifilato il pane, quindi secondo me ha molto più senso usare direttamente questo, che è anche molto più morbido. Invece, per quanto riguarda il cioccolato in carrozza, io andrò a usare del pan brioche. In commercio lo vendono anche con delle gocce di cioccolato, quindi è anche molto più goloso, però potete anche usare tranquillamente quello liscio. Poi abbiamo del cioccolato fondente, io userò del cioccolato, però ripeto, potete tranquillamente usare della Nutella o anche della crema di pistacchio addirittura, insomma, la crema che più preferite, o altrimenti della tavoletta di cioccolato che sia fondente al latte o bianco, quello a vostra preferenza. Della mozzarella per la versione salata. Mi raccomando, la mozzarella o la strizzate per bene oppure andate a tamponarla con della carta assorbente in modo tale che rilasci un po' di acqua. Poi abbiamo dell'uovo sbattuto, del pan grattato e poi chiaramente andremo a friggerle. Nell'uovo potete anche aggiungere del latte, quindi questo a vostro piacimento, però diciamo la ricetta basica è uova sbattute e poi pan grattato. Allora, partiamo subito con il pan brioche. Quindi cosa facciamo? Prendiamo la nostra fetta di pan brioche e prendiamo il nostro cioccolato. Vediamo, forse è meglio per così. Ok, quindi mettiamo sopra l'altra fetta, rispostiamo questi. Cerchiamo innanzitutto di schiacciarlo per bene, di pressarlo un attimino. Ok, quindi pressato per bene, andiamo prima a tamponare un po' gli angoli, poi andiamo a bagnarlo per bene. L'importante è sigillare per bene i bordi. Quindi scoliamo per bene dall'uovo e andiamo nel pan grattato. Come vedete la ricetta è molto semplice, è semplicemente la versione dolce della mozzarella in carrozza. Qui sia per la versione dolce che salata potete fare una doppia panatura. Io preferisco lasciare una sola panatura anche perché il pane è bello morbido, quindi preferisco lasciare un leggero strato croccante e poi sentire la morbidezza del pane dentro. Quindi copriamo per bene, eventualmente potete magari dare una seconda panatura ai bordi, quello potete farlo, sì. Quindi il primo è pronto e lo mettiamo a riposare, magari possiamo lasciarlo anche in frigo in modo tale che diventi un po' più compatto e comunque la panatura diventi bella soda. Quindi adesso passiamo alla versione salata. Allora, passiamo alla versione salata. Prima ve ne faccio vedere, anzi facciamo prima il classico, quindi prendiamo la nostra mozzarella, mi raccomando, mettiamola al centro, cioè cerchiamo comunque di farla stare al centro, lasciando sempre i bordi belli liberi. Ok, quindi qua andiamo a schiacciare per bene gli angoli. Tra l'altro con questo pane si riesce molto più facilmente a schiacciare per bene. Quindi passiamo nell'uovo, anche qui magari passiamo prima i bordi. Ok, lo facciamo impegnare per bene. Facciamo sempre scolare e andiamo nel pan grattato. Qui chiaramente poi potete dare le forme che volete, si può andare anche con un coppa pasta e magari ritagliare delle formine se preferite non presentare magari il solito triangolo, visto che questi magari poi si possono dividere in due parti o addirittura in 4 parti.
potete anche dividerle sia prima di impanarle che anche dopo. Io per praticità lo andrò a friggere tutto intero e poi magari andrò a tagliarlo dopo. Quindi pressiamo per bene e mettiamo anche questo a riposare, magari un attimino nel frigo eventualmente. Adesso ne facciamo un altro, magari un'altra versione. Quindi cosa facciamo? Magari lo stendiamo un attimino. In commercio vendono già le fettine lunghe rettangolari, quindi con quelli magari sarà ancora più semplice perché sono già un po' più sottili, e poi comunque c'è già una forma rettangolare che vi può facilitare magari per fare degli involtini come quello che sto per fare io, solo che questo qui è già più un quadrato, quindi dovrei rifilarlo eventualmente. Quindi comunque lo pressiamo per bene. Ok, poi prendiamo la nostra mozzarella, magari mettiamo così. Poi qui potete anche mettere dell'acciuga se vi piace, che ci sta molto bene, magari dell'origano, del pepe, del sale, insomma potete guarnirla come preferite. Poi andiamo a rotolarla, andiamo a rotolare a involtino, quindi andiamo a pressare per bene e così abbiamo creato un involtino, un rotolino, ecco, che poi andremo magari a tagliare. Quindi passiamo anche questo nell'uovo. Chiaramente questa versione potete fare anche per quella dolce, potete fare tranquillamente dei rotolini col pan brioche, lo andate appunto a battere col mattarello, lo andate a schiacciare un po' e otterrete questi rotolini qua. Quindi pressiamo per bene anche questo, andiamo a ricoprire per bene nei bordi. E qui andiamo a schiacciare un po' per bene. Ok, quindi siamo pronti adesso per la frittura. Mi raccomando, qui schiacciamolo per bene in modo tale che questa parte venga ben sigillata, questo è importante. Quindi passiamo alla frittura. Abbiamo messo su l'olio per la frittura, quindi adesso aspettiamo che arrivi a temperatura e dopodiché friggiamo i nostri diciamo mozzarella in carrozza e cioccolato in carrozza. Quindi stiamo procedendo con il nostro pan brioche e attendiamo che dori da una parte, dopodiché lo rigiriamo. Intanto sigilliamo anche i bordi, così siamo un po' più sicuri. La separazione la possiamo fare tranquillamente subito. Possiamo anche bagnarci sopra se vogliamo, così acceleriamo la cottura. Lo abbiamo rigirato e adesso facciamo cuocere un altro minutino e dopodiché lo togliamo. Quindi abbiamo messo a scolare il pan brioche, adesso continuiamo la frittura con gli altri due. Abbiamo rigirato intanto quello involtino, l'altro ci mette un attimino di più e proseguiamo. Ok, ultimiamo la cottura dell'ultimo, uno l'abbiamo già scolato e adesso siamo pronti per impiattare. Eccoci, abbiamo ultimato il tutto, adesso cosa facciamo? Nel pan brioche mettiamo sopra un po' una spolverata di zucchero a velo, comunque per richiamare la dolcezza del nostro cioccolato in carrozza, no? Perché così magari può anche ingannare, però ovviamente una volta che andremo ad aprirlo vedremo che dovrebbe esserci il nostro cioccolato bello liquido. Poi ovviamente, come dicevo all'inizio, potete dargli la forma che volete già inizialmente, o comunque dividerlo già in triangoli. Quindi guardate, credo che sia già goloso alla vista. Quindi io metterei intanto questo qui
E adesso chiaramente prendiamo un altro coltello, magari questo qui lo lasciamo così perché è carino da vedere così, questo qui invece lo andiamo ad aprire e vi faccio vedere l'effetto della nostra mozzarella in carrozza, quindi la nostra versione salata, che è altrettanto goduriosa, come potete vedere. Poi arricchita come volete, chiaramente con dell'acciuga o con dell'origano, del prosciutto anche, quindi liberi veramente di mettere dentro quello che più preferite. Quindi andiamo a mettere qui la nostra mozzarella in carrozza, andiamo a mettere qui anche il nostro involtino. Ecco qua, quindi abbiamo una versione dolce simpatica della nostra mozzarella in carrozza, diciamo rivisitata in una versione dolce. Ripeto, potete mettere del cioccolato, della Nutella, della crema spalmabile al pistacchio, le creme duo che vengono fatte sia con la crema alla nocciola che crema bianca, che le trovate proprio nel barattolo insieme. Ma vi potete veramente sbizzarrire con ciò che preferite. L'importante è farvi capire la tecnica che comunque può essere adottata anche per la parte dolce, quindi usare un pan brioché con le gocce di cioccolato o usare tranquillamente anche del pane senza crosta, anche per la versione dolce. Per la mozzarella in carrozza chiaramente tanti di voi già la conoscono, io vi ho dato l'idea anche per dare altre forme e metteteci dentro chiaramente quello che più preferite. Comunque potete anche prepararla un po' in anticipo, se avete bisogno di farla prima potete poi scaldarla al microonde, vi assicuro che l'effetto sarà ancora come il risultato iniziale. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, io vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando è completamente gratuito, quindi aiutatemi a far crescere questo canale e condividete le mie ricette e mi raccomando, se avete qualsiasi cosa da dirmi scrivetemelo nei commenti e noi ci vediamo con la prossima video ricetta. Ciao a tutti!